Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere tre tipi di transizioni da usare all'interno di clip musicali, ma prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo con la prima transizione. Io in questo caso ho importato questo pezzo di clip dove c'è uno che suona appunto le percussioni. Ci portiamo tipo a 3 secondi più o meno e gli andiamo a mettere un marcatore in modo da avere un punto di riferimento, e da questo marcatore io, tenendo premuto Shift sulla tastiera, mi sposto di 2 fotogrammi verso sinistra. Dopodiché vado in effetti, andiamo a scrivere trasformazione, sotto a distorsione, lo andiamo a importare sulla nostra clip. Poi, rimanendo su questo punto, andiamo a selezionare i nostri marcatori su posizione, scala, rotazione, opacità. Poi selezioniamo usa angolo otturatore della composizione e lo deselezioniamo, e angolo otturatore. Dopodiché ci portiamo sul nostro marcatore e andiamo a zoomare il nostro video, lo andiamo a centrare anche un po' in questo modo, e nell'angolo otturatore gli andiamo a dare 360 gradi. Dopodiché ci spostiamo avanti di 2 fotogrammi tenendo sempre premuto Shift sulla tastiera, quindi 1 e 2, e andiamo a ripristinare quelli che siamo andati a cambiare prima, ossia posizione, scala e angolo otturatore. A questo punto l'effetto sarebbe questo qui. Ora però andiamo a selezionare tutti i nostri marcatori, facciamo Command C per copiarli, ci portiamo sul marcatore, selezioniamo la nostra scheda di controllo degli effetti e andiamo a fare Command V per appunto incollare i nostri vari marcatori che abbiamo messo, e a questo punto l'effetto risulta questo, praticamente un effetto di zoom. E questo era il primo effetto di transizione. Il secondo effetto che andrà a creare praticamente si basa su uno zoom a scalare, no, del nostro video. Io ho importato quest'altro video e vado a selezionare praticamente il marcatore tipo qui, dove picchia appunto sulle corde del basso, e vado a mettere un marcatore. Dopodiché torno a mettere qui dove la picchia praticamente sulla seconda volta, e qui un po' prima, qui dove lo picchia praticamente la terza volta. Dopodiché, tenendo premuto Alt sulla tastiera, vado a copiare i miei 3. Praticamente copio il video per 3 volte. Dopodiché mi porto su il primo marcatore, vado a selezionare la clip sul primo marcatore, seleziono il secondo, lo vado a posizionare sul secondo. Adesso aggiungo una traccia. Per aggiungere una traccia, giusto, ci basterà cliccare qua di fianco e fare aggiungi traccia. Nel caso volessimo eliminarla, facciamo elimina traccia, però io vado ad aggiungere una traccia, vado a duplicare di nuovo il mio livello, vado sull'ultimo marcatore e praticamente così ho 4 sequenze video, tutte in questo momento sono tutte uguali, però qui c'è il primo tocco, qui c'è il secondo e qui c'è il terzo. Ora seleziono il primo e vado a zoomare indietro, praticamente lo rendo più piccolo l'immagine, tipo 80%,
vado sul secondo, ok, e vado a 60, giusto per farlo in scala, e sul terzo seleziono la terza clip, che poi sarebbe la quarta, sarebbe la terza accoppiata, e andiamo a portare a 40, in modo da avere uno scarto di 20 e 20. Praticamente l'effetto sarebbe tac, primo, secondo e terzo. Però questi bordi così netti sì, non sono granché, quindi andiamo in effetti, andiamo a scegliere sfumatura bordo, che è sempre sotto trasformazione, al massimo lo scrivete qui, sfumatura bordo, andiamo a applicare 1, 2 e 3, e praticamente selezionando la nostra clip, qui ci dà appunto sfumatura bordo, e andiamo ad aumentare tipo di un 60, in questo modo. Prendiamo la seconda, lo portiamo sempre a 60, prendiamo la terza e andiamo sempre a 60, in modo da rendere un po' più meno marcati, ecco, i bordi che siamo andati a creare, e l'effetto appunto sarebbe questo qui, tac, tac e tac. Praticamente ad ogni botta sulle corde del basso ci dà questa transizione, 1, 2 e 3. Questo è per quanto riguarda appunto la seconda transizione di questi clip musicali. Il terzo effetto, o meglio la terza transizione che andremo ad eseguire, è una transizione che viene spesso utilizzata appunto nei clip musicali, e consiste in questo. Praticamente ho importato le due sequenze che avevo prima, quindi questo che suona al basso e questo le percussioni. Andiamo a zoomare qui dove c'è praticamente il taglio fra le due transizioni appunto, poi selezionando lo strumento lametta, o qua di fianco o premendo C con la tastiera, andiamo a tagliare la nostra clip più o meno qui, in questo punto. Dopodiché torniamo a cliccare sullo strumento selezione, o qui di fianco o premendo V con la tastiera, quindi V, selezione, C, ci dà il taglierino, selezioniamo il pezzo di clip che abbiamo tagliato, tasto destro del mouse, andiamo su velocità e durata. Allora apro una piccola parentesi, in teoria si andrebbe a mettere intorno, adesso è al 100%, no? Intorno ai 220, 225, 250. Io vado a metterlo di più per questo semplice motivo, me ne sono accorto dopo, il video è girato in slow motion, quindi se gli vado a dare un 220 si noterebbe poco lo stacco, quindi io nel mio caso vado a dargli velocità di durata, gli vado a dare un 400, voi state pure dai 200 ai 250. Facciamo ok e andiamo ad allungare la nostra clip fino all'inizio dell'ultima, in questo modo. Stessa cosa facciamo per la seconda clip, quindi ci spostiamo un po', C con la tastiera andiamo a selezionare il taglierino, tagliamo, V per lo strumento selezione, tasto destro del mouse, velocità e durata, qui essendo che il video è appunto a velocità normale, anche io gli vado a dare un 2,25 e lo vado ad allungare fino all'inizio appunto della mia clip. Semmai vado a allungarlo leggermente, più o meno per farlo della stessa lunghezza del primo, in questo modo. Come vedete, tac, ci dà questo effetto di velocità. Per renderlo un po' più bello, andiamo in effetti, sotto transizioni video, andiamo in dissolvenza e andiamo a selezionare dissolvenza additiva e lo posizioniamo in mezzo
Adesso vado a zoomare un po' perché altrimenti non ci riesco. Lo posizioniamo, andiamo a posizionare in mezzo alle nostre due sequenze, in questo modo più o meno, ok, in modo da avere questo effetto. Questo è un effetto che si vede in molti videoclip, si vedono, e questo appunto è per quanto riguarda il terzo effetto di transizione. Probabilmente veniva meglio se usavo un video non in slow motion, ma va bene. Comunque dai, dà le sue idee di effetto lo stesso. Volendo, se volessimo andare a dare un po' più di effetto a questa transizione, nella nostra ultima clip, ci portiamo all'inizio della nostra clip, andiamo a marcare posizione, scala e rotazione, dopodiché ci spostiamo un po' in avanti a piacimento e andiamo a ruotare leggermente l'immagine e la andiamo a zoomare in questo modo, in modo che non si vedono appunto i segni della rotazione. Adesso in questo caso l'immagine è nera, si fa anche fatica a vedere, comunque se non andassimo a ruotare troppo, vedete qui si vedrebbe questo taglio ed è quello che non vogliamo, quindi la zoomate e la ruotate in modo che comunque rimanga all'interno della vostra immagine per creare appunto questo tipo di effetto di rotazione, cioè niente di che, però insomma dà quel tocco in più. Visto che sono buono vi farò una transizione bonus, in realtà non è che poi perché sono buono, ma perché semplicemente mi è venuto in mente dopo che avevo finito di registrare l'altro video, mi è venuto in mente di questa transizione, quindi ve la metto come bonus, anche se in realtà è stata una mia dimenticanza. Comunque, io ho importato questo pezzo di clip di Eminem, di un video famoso di Eminem. Speriamo che non facciano storie con i copyright, comunque penso che non c'è la musica, non c'è niente. Comunque, l'altro effetto che volevo farvi vedere era questo. Io mi posiziono qui, quando c'è appunto questo scambio, esattamente qua. E cosa vado a fare? Praticamente vado a selezionare il taglierino e vado a tagliare la mia sequenza qui, e praticamente quando cambia inquadratura, ossia qui, la vado a tagliare e la vado, tenendo premuto Alt con la tastiera, la vado a copiare appunto di sopra, in questo modo. Dopodiché vado qua di fianco nel controllo degli effetti, in opacità, vado a selezionare lo strumento penna e vado a fare il contorno praticamente della figura di Eminem, più o meno in questo modo. Bene, una volta fatto la nostra selezione ci portiamo all'inizio della clip. Intanto andiamo a spostare la selezione un po' più in qua, cosa che non ho fatto all'inizio. Voi ricordatevi di stare all'inizio della clip. Ok, in questo modo vado a selezionare posizione, sfumatura maschera, opacità maschera, espandi maschera. Dopodiché mi sposto un po' avanti, più o meno qui, e semplicemente vado a zoomare, anzi ci portiamo all'inizio e marchiamo anche la scala, scusate, andiamo un po' avanti, andiamo a zoomare la nostra selezione e andiamo a praticamente abbassare l'opacità.
e ci spostiamo anche leggermente più in qua, abbassiamo un altro po' l'opacità in modo da avere questo tipo di effetto. Vedete? Ora vado a tagliare qui sotto l'altra sequenza, vado a tagliare qui e qui e poi andiamo a eliminare questa parte. Come vedete qui la selezione ci è andata un po' fuori. Quello che dobbiamo fare è andare a espandere la nostra maschera in questo modo finché non ci compare bene tutta l'immagine, in modo da avere questo risultato. E nella clip sotto andiamo in transizioni video e andiamo a fare oscura immagine, la posizioniamo qui, vado un po' a zoomare, gli diamo un po' meno durata in modo da avere questo effetto qua, perfetto. Dopodiché andiamo ad applicare lo stesso effetto di dissolvenza qui nella clip sopra. Andiamo ad abbassare leggermente, andiamo ad accorciare leggermente la timeline in questo modo e andiamo ad allungare quella sotto in modo che abbia questo scambio. Magari allunghiamo un po'. Ok, e questo praticamente sarebbe l'altro nostro effetto. Volendo qui possiamo andare a giocare anche sul movimento dell'immagine, vedete, possiamo spostare, no, lasciamo lo zoom lì, spostiamo solamente questa parte in modo che si sposta l'immagine lì e qui magari la facciamo spostare in qua in modo da avere un po' più di movimento in questo modo. E questo è l'effetto, chiamiamolo bonus, l'effetto dimenticanza. Bene, con questo è davvero tutto per quanto riguarda questo tutorial di queste transizioni su clip musicali. Vi ringrazio di avermi seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate il like al video qualora vi sia piaciuto, commentate per qualsiasi cosa e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!